Presentato a fine 2021, il Pelagos Fix di Tudor ha fatto molto parlare di sé e ha fatto sognare anche tanti appassionati. Sì, perché il Pelagos Fix non è il solito orologio, non è il solito diver perché è stato realizzato in collaborazione tra Tudor e la Marine Nationale francese e in particolare per un reparto speciale di incursori francesi, ovvero il Comando Hubert. Ed è anche il motivo per cui questo orologio è tanto particolare, a partire dalla ghiera girevole retrograda fino ad arrivare alle sue anse fisse che poi danno anche il nome al modello, ovvero Fixed, FXD. Anse fisse. Naturalmente abbiamo già parlato del Tudor Pelagos Fixed, sono passati quasi 2 anni dalla sua presentazione, però in questo particolare video voglio approfondire un aspetto che ha fatto storcere il naso a qualche appassionato, qualche collezionista, e il tutto è accaduto circa 2 settimane fa. Quindi prendiamoci 3 secondi per lanciare la sigla e ci rivediamo qui nella nostra stanza degli orologi. Benvenuti o bentornati su Talk, qui nella nostra stanza degli orologi dove parliamo di orologeria, storia degli orologi, ma anche della storia che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso. E grandi storie sono sempre state compiute in ambito militare che molto spesso è legato all'orologeria, come per esempio Panerai, la stessa Cartier addirittura, che realizzò il tank nella prima guerra mondiale e che fu poi donato a un generale britannico. Insomma, le grandi avventure degli uomini sono spesso legate appunto ad azioni militari e in particolare allo spazio per quanto riguarda l'Omega Speedmaster. E nonostante spesso si parli di operazioni militari molto risalenti nel tempo, in particolare legate spesso alla prima e alla seconda guerra mondiale, non è da meno questo Tudor Pelagos Fixed che è oggi utilizzato dagli incursori della Marine Nationale e che per questo motivo ha subito fatto sognare tanti appassionati. Abbiamo già detto che è particolare, ha infatti una ghiera retrograda, questo significa che se la guardate bene noterete che la numerazione è scritta al contrario, ovvero in senso antiorario. E questo perché l'orologio sarebbe stato ideato e progettato per la navigazione sottomarina a vista dei reparti subacquei ed è una navigazione tanto affascinante quanto banale, ovvero si tratta di seguire una direzione sott'acqua per un determinato periodo di tempo calcolato appunto dalla ghiera retrograda e poi cambiare questa direzione in favore della successiva direzione calcolando ancora una volta il tempo con la ghiera retrograda, motivo per cui è progettata in quel modo. Inoltre l'orologio ha le anse fisse, ovvero non è possibile montargli un cinturino qualsiasi, è compatibile soltanto con i cinturini NATO che sono da sempre utilizzati dalle forze speciali proprio grazie alla loro indistruttibilità e soprattutto grazie al fatto che anche in caso di strappo non fanno cadere l'orologio dal polso perché hanno un doppio sistema di sicurezza. E proprio per questo motivo il Pelagos Fixed viene fornito in confezione con 2 cinturini NATO diversi, anche se hanno delle caratteristiche un po' diverse rispetto ai soliti NATO, in particolare in tessuto e in gomma, e quello in gomma a me piace tantissimo, ma questa è un'altra storia. Insomma, Tudor presenta a fine 2021 questo bellissimo orologio, finalmente un orologio che possa far sognare gli appassionati, ne abbiamo parlato tanto, ha fatto sognare anche noi, abbiamo guardato i filmati dei militari con questi orologi al polso, insomma, come sempre noi appassionati ci siamo legati anche da un punto di vista emozionale all'orologio piuttosto che all'orologio in sé. Eppure un paio di settimane fa qualche appassionato si è accorto di una cosa che ha un po' infranto i nostri sogni. Sì, perché l'orologio assegnato ai militari, il Tudor Pelagos Fixed, effettivamente al polso degli incursori del comando Hubert della Marine Nationale francese, è diverso da quello in vendita. Ora, chiariamo subito qualche dubbio, non è un orologio completamente diverso, è un orologio che ha delle caratteristiche, soprattutto estetiche, diverse che però non vanno ad inficiare la funzionalità dell'orologio che rimane praticamente lo stesso. Resta il fatto che i subacquei del comando Hubert della Marine Nationale hanno al polso un orologio che assomiglia a quello in vendita presso i concessionari, ma non è esattamente lo stesso orologio e qualche appassionato ha detto che i concessionari vendono degli homage dei veri fixed militari. In parte è vero, perché effettivamente ci sono delle caratteristiche estetiche diverse. Innanzitutto il quadrante, che va a perdere alcuni elementi in favore di una maggiore pulizia e probabilmente anche una maggiore leggibilità,
e anche il fondello, che è molto più essenziale rispetto al fixed in vendita normalmente. Non cambia solo questo, però, nell'orologio militare effettivamente assegnato al comando Hubert, perché anche la dotazione è molto più ricca e qui insomma ce lo potremmo aspettare, perché è presente una bussola subacquea e anche un orologio digitale, oltre al calendarietto delle profondità firmato Marine National. Cambia anche la referenza, che è la numero 25797 per quanto riguarda l'orologio militare. Questa storia salta fuori dopo l'asta di Monaco Legend Auctions, dove è stato battuto proprio questo orologio, che in realtà è rimasto invenduto, e c'è anche un motivo. Il suo valore era stimato tra i 40 e gli 80.000 franchi. Non un valore incredibile, ma parliamo pur sempre di un Tudor Pelagos Fixed. Ora, la questione è che molti hanno ritenuto normale che il corpo militare avesse in assegnazione un orologio diverso da quello civile, da quello messo normalmente in commercio. Altri, e forse sono un po' più d'accordo con questa seconda versione, in realtà sono rimasti un po' delusi dal fatto che per la Marine Nationale era stata realizzata un'edizione limitata di un altro orologio con un'altra referenza, la 25797, a differenza invece della 25707 della versione civile, la quale in realtà non sarebbe altro che un orologio, possiamo dire, celebrativo venduto al pubblico di quello effettivamente militare. Non cambia praticamente nulla rispetto a quello assegnato al comando Hubert, se non il fatto che i militari, a differenza di altri orologi nel passato, non hanno avuto l'orologio civile assegnato ed utilizzato in campo operativo, ma hanno avuto un orologio diverso, addirittura con una referenza diversa al di là dei dettagli estetici e del corredo. Il che, per quanto sia una scelta che poco cambia rispetto all'orologio, lascia un po' l'amaro in bocca ai collezionisti duri e puri che comprano gli orologi anche per quell'aspetto emozionale, soprattutto quando si tratta di spendere diverse migliaia di euro. E il problema naturalmente non è il numero di assegnazione oppure il numero di serie limitata di questo 25797 riportato sul fondello. Il problema è che si tratta davvero di un altro orologio, con un altro quadrante, un altro fondello, per l'appunto un altro corredo e soprattutto un'altra referenza in serie limitata rispetto invece all'orologio venduto normalmente nei concessionari. A differenza invece di tanti altri orologi militari che venivano presi così com'erano e venivano assegnati ai militari, andando per esempio ad incidere il numero di assegnazione sul fondello, come per esempio accadeva con alcuni Zenith Cairelli, come accadeva con alcuni Rolex Daytona manuali per la Fuerza Aerea del Perù. Cosa diversa accaduta invece con il Rolex Sea Dweller, così chiamato polipetto per i sommozzatori della polizia subacquea, che è stato richiesto esplicitamente da quest'ultima con quella personalizzazione sul quadrante e poi è stato assegnato ad ogni operatore, cosa che possiamo dire è abbastanza analoga a quanto accaduto con questo Tudor Pelagos Fixed, anche se l'amaro principalmente degli appassionati con cui ho avuto modo di parlare anche nella nostra chat Telegram deriva dal fatto che nessuno sapeva effettivamente di questa differenza tra l'orologio assegnato alla Marine Nationale e l'orologio invece venduto comunemente. Ora, quale sia il motivo di questa edizione limitata dedicata al comando Hubert non lo possiamo sapere, non sappiamo se sono delle collaborazioni specifiche con Tudor o se è una richiesta specifica della Marine Nationale, come è accaduto proprio con il polipetto della Polizia di Stato. Ciò che sappiamo però è che noi non ne sapevamo nulla e oggi lo abbiamo scoperto attraverso un'asta dove questo orologio è rimasto invenduto, eppure secondo me ha e avrà un grande valore collezionistico. Naturalmente vorrei sapere la vostra nei commenti, così ne parliamo assieme. Non prima però di avervi ringraziati per essere stati anche in questa puntata qui nella nostra stanza degli orologi e darvi appuntamento a una prossima puntata qui su TOC. Ciao!